Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Sono Laura di Classe Italiana e oggi studieremo gli aggettivi possessivi. Vedremo come usarli e scopriremo quali sono gli errori tipici che fanno la maggior parte degli studenti. Ma prima di incominciare la lezione di oggi, voglio ricordarvi che legato all'argomento di oggi c'è un esercizio, un'attività gratuita per voi. Trovate il link qui in descrizione. Cominciamo! Gli aggettivi possessivi sono quelle parole che indicano a chi appartiene una cosa, ovvero il proprietario di qualcosa, e rispondono alla domanda di chi è. Ad esempio, questa è la mia borsa e vediamo cosa c'è dentro la mia borsa. Dunque, vediamo. Ecco il mio cellulare, poi abbiamo la mia agenda, poi i miei occhiali e infine, questa è la foto di mia figlia con i suoi nonni, ovvero i miei genitori. Ma ancora qualcos'altro. Ecco le mie chiavi. Oh no, non sono le mie chiavi, sono le chiavi di mio marito. E adesso come farà a entrare in casa? Per capire meglio come usare gli aggettivi possessivi, ho selezionato per voi alcune frasi. Come vedete qui, l'aggettivo possessivo indica il possessore, quindi il proprietario di qualcosa, ma, cosa importante, non concorda con il proprietario, ma deve concordare con l'oggetto posseduto, nel genere e nel numero. Infatti dico, ad esempio, questi sono i miei occhiali. Occhiali è un sostantivo al maschile plurale e dunque l'aggettivo possessivo sarà al maschile plurale. Per capire meglio la forma e il modo in cui accordano gli aggettivi possessivi con il sostantivo, ho preparato per voi uno schema. Lo guardiamo insieme e provate a memorizzarlo. Ad esempio, se il possessivo è accompagnato da un nome maschile singolare come libro, avremo il mio libro, il tuo libro, il suo libro, il nostro libro, il vostro libro e il loro libro. Invece, se l'aggettivo accompagna un nome femminile singolare, come ad esempio penna, abbiamo la mia penna, la tua penna, la sua penna, la nostra penna, la vostra penna, la loro penna. Invece, quando l'aggettivo possessivo accompagna un nome maschile plurale come libri, abbiamo i miei libri, i tuoi libri, i suoi libri, i nostri libri, i vostri libri, i loro libri. Infine, quando accompagna un nome femminile plurale come penne, abbiamo le mie penne, le tue penne, le sue penne, le nostre penne, le vostre penne, le loro penne. Come potete notare, l'aggettivo possessivo loro non cambia mai, è invariabile. Ritorniamo adesso agli esempi degli aggettivi possessivi che abbiamo visto parlando degli oggetti presenti nella mia borsa. Come potete notare, l'aggettivo possessivo è insieme a un articolo, l'articolo determinativo. Ad esempio dico la mia borsa, ma
Questo succede sempre? No. Bene. Dove non troviamo l'articolo? Quando diciamo ad esempio mio marito o mia figlia. In questo caso c'è una regola che dovete assolutamente ricordare ed è in realtà un errore che fanno molti studenti stranieri, poiché ricordate, quando abbiamo un nome di un familiare, quindi un nome di parentela al singolare, non bisogna usare l'articolo determinativo prima dell'aggettivo. Quindi devo dire mia figlia e non la mia figlia, e mio marito e non il mio marito, ma posso dire i miei genitori o i suoi nonni, perché parliamo di nomi di parentela al plurale. Fa eccezione solo l'aggettivo possessivo loro, poiché anche al singolare prende l'articolo determinativo. Quindi posso dire il loro padre o la loro madre. Bene, spero che la mia lezione vi sia piaciuta e che abbiate capito gli aggettivi possessivi. Ma se avete ancora qualche dubbio, lo potete scrivere qui nei commenti. E poi, se volete ancora approfondire l'argomento o volete fare una lezione gratuita con noi, prenotate una lezione qui su Classe Italiana. Io vi saluto e vi ringrazio. Ciao da Laura di Classe Italiana.